Stiamo parlando di viaggi, di bimbi, di famiglie e quindi rimaniamo su questo tema insieme a Sara Pozzoli, direttrice di Focus Scuola e dell'area Kids di Mondadori Scienza. Qui parliamo di un altro strumento per fare storytelling, per raccontare esperienze, che è quello del podcast. I podcast non nascono oggi, non nascono ieri, è un sistema di comunicazione che nasce un bel po' di anni fa, ma che è tornato in auge e che, devo dire la verità, funziona molto bene. Funziona molto bene nei tempi attuali proprio perché abbiamo poco tempo, ci troviamo di fronte a una vita molto frenetica e quindi il podcast è fruibile, per esempio, nei momenti in cui, per esempio, prendiamo un treno, prendiamo un autobus, abbiamo la possibilità un attimo di rilassarci e di ascoltare questi podcast. E questo podcast è stato fatto in collaborazione con Trenitalia e si chiama Travel Kids, l'Italia in Intercity. Prego Sara. Interrogazione: da quale città italiana nasce la leggenda degli alieni su Marte? Niente, proviamo una più semplice. In quale città c'è uno stadio intero nascosto sotto una piazza famosissima? Ma allora non hai ascoltato il mio podcast? Si chiama L'Italia in Intercity con Focus Junior e ci sono nuovi episodi da ascoltare. È un podcast pensato per viaggiare in treno in modo educativo. Lo trovi su Locus, la prima app al mondo con podcast geolocalizzati. Mentre viaggi parte l'audio del posto in cui ti trovi. Tipo adesso siamo a Roma e senti: lo sapevi che sotto una delle piazze più belle e animate di Roma? E non solo, perché con me c'è Andrea Lucky Lucchetta. Sì, lo so, io sono molto più basso, però nel podcast non si vede. Scarica Locus, è gratis e ascolta l'Italian Intercity con Focus Junior ovunque, anche se non sei in treno. Ti aspetto lì, ciao! Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, anzi, io appunto sono Sara Pozzoli, sono la direttrice di Focus Junior, Focus Pico e Focus Wild, cioè il focus per i bambini dai 3 ai 12 anni e poi abbiamo appunto uno spin-off sugli animali. Come potete immaginare, noi ci occupiamo di divulgazione scientifica, l'obiettivo è proprio quello di appassionare bambine e bambini alle materie STEM, cioè alla scienza, ma cerchiamo di farlo in modo divertente, in modo non scolastico. Ci sentiamo parte dei nostri lettori, di questa community di focusini e focusine. Noi ci definiamo focusoni e focusone, però insomma siamo con loro, noi giornalisti, a imparare ogni giorno con loro cose nuove e curiose che poi appunto andiamo a cercare. Focus Junior appunto è una rivista, però poi c'è anche il sito, facciamo degli eventi, insomma come un po' tutti ci siamo espansi su tanti mondi e devo dire che quando 2 anni fa il partner Locus, che appunto è una società, un'azienda che fa produzioni di podcast, ci ha proposto questa idea. Io ovviamente ero entusiasta, sono anche mamma di 2 ragazzi adesso adulti, però appunto ho viaggiato parecchio insieme con loro. Come tutti i genitori cioè spesso mi dicevano: ma quanto manca durante il viaggio, mio marito scompariva nei musei, avevo questi 2, uno da una parte e uno dall'altra, mi inventavo storie tutti i generi, però magari alla sera studiavo la guida e poi il giorno dopo l'infarcivo di una bella storia, c'era una volta e cominciavo così, lo sapevi che e così via, no? Quindi comunque estrapolavo tutte le curiosità varie e un po' questa idea è rimasta, cioè anche perché il nostro il payoff di Focus Junior è divertirsi scoprendo il mondo. Tra l'altro ho un figlio, quello che adesso ha 21 anni, che è dislessico, quindi ok, cioè, ho combattuto per tutta la vita con un ragazzo che comunque faceva fatica a leggere e bisognava comunque, pur amando molto le storie, tra l'altro vi dico adesso dice che sta scrivendo un thriller, quindi tutto può essere. E però appunto anche lui ha compensato con gli audiolibri. Allora ci siamo messi, noi di Focus Junior, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a caccia di storie curiose in giro per l'Italia, tutta l'Italia. I podcast che trovate, perché sono disponibili sull'app di Locus gratuitamente, oppure sui treni Intercity, che sono quelli più dedicati alle famiglie, sono 130
130, quindi 130 luoghi, 130 città. Per ognuno di questi luoghi abbiamo deciso di concentrarci su una storia. Noi proprio, cioè, siamo cacciatori di storie curiose, in modo tale che questa storia potesse intanto intrattenere bambini e bambine dai 7 ai 12 anni durante il viaggio, quindi o durante il viaggio in treno o durante il viaggio in macchina. Intrattenere in modo diciamo così, intelligente, insomma, dicendogli qualcosa. E la seconda cosa, abbiamo cercato di far volare l'immaginazione, perché appunto anche durante il viaggio uno comunque si immagina quello che andrà a vedere e magari fargli venire voglia di andarlo a vedere quando appunto sarebbero arrivati nel luogo. E devo dire che su questo fronte il podcast, due speaker che sono, uno è Pica, quello che avete visto nella pubblicità, e l'altro è che è un creator, e l'altro invece Andrea Lucchetta, che era un ex pallavolista, lo conoscete, adesso fa il commentatore, fa molti programmi anche per i bambini. Sono stati molto bravi perché ci hanno messo la voce, una voce teatrale, hanno fatto le vocine, le vocione, poi ci sono le musiche, c'è l'ambiente, quindi comunque ogni volta sembra davvero di immergersi in un luogo e in una storia, in una favola. Quindi appunto, secondo me, diciamo, è educativa, ma allo stesso tempo è giocosa e allegra, al tono giusto. Noi di Focus Junior ovviamente siamo un po' maniaci, quindi comunque sull'autorevole rigore delle fonti, sulla ricerca di quello che c'è dietro questa storia, abbiamo fatto veramente una supervisione maniacale, appunto. Quindi appunto sono podcast per i bambini dai 7 ai 12 anni, quindi più grandi rispetto alla Pimpa, però podcast che possono essere piacevoli anche per i genitori o comunque gli adulti accompagnatori che magari il giorno dopo hanno comunque del materiale da raccontare sul posto. I temi principali sono i nostri, perché noi appunto ci occupiamo di scienza, di natura, di animali, di storia, di miti e magari anche di piccoli misteri. Io vi ho portato appunto, vedete, 3 foto su anche ecco, il lo sai che, cioè le curiosità che vengono ai bambini, perché la torre di Pisa pende, e quella ovviamente è una cosa che spieghiamo, ma anche storie che magari diciamo un po' più sconosciute. Per esempio i cervi della Mesola sono dei cervi italici, si trovano nel Gran Bosco della Mesola, che è appunto nel parco del Delta del Po, e non sono come i cervi nobili che noi conosciamo, sono dei cervi proprio nostri, sono proprio italiani, ci sono da tantissimi, sono antichissimi. Ad un certo punto, pensate, del Novecento, ne erano rimasti 20. Poi appunto grazie a un'opera di protezione, di ripopolamento, adesso siamo arrivati a 300. Poi ne hanno portati alcuni anche in Calabria e comunque insomma diciamo sono stati salvati dall'estinzione. E questi cervi, che sono più piccoli, hanno i palchi meno ramificati, volendo si possono anche andare a vedere, quindi diciamo le visite sono prenotabili, ma la cosa bella è che magari uno si trova nella zona del Delta del Po e vuole vedere qualcosa di veramente particolare, vuole trovarsi in un bosco che è un bosco antichissimo, avvistare i cervi italici che appartengono a una popolazione antichissima che c'era, cioè, nella preistoria praticamente, cioè, sono storie incredibili. Oppure appunto storie anche un po' più buffe, però diciamo con un loro perché, come quella degli alieni su Marte, che appunto uno va a Milano e dice ok, vado a vedere il Duomo, il Castello Sforzesco, tutte quelle cose lì, ma perché non andare a vedere l'osservatorio astronomico di Brera? E qui raccontiamo questa storia perché appunto Schiaparelli, che voi avete immagino sentito, nel 1877 guardava con il suo telescopio, lavorava all'osservatorio astronomico di Brera, appunto, guardava col suo telescopio. In quei giorni, Marte era particolarmente vicino alla Terra. Quindi lui inizia a osservare, vede delle macchie scure, vede delle linee diritte e
insomma, cose particolari. Quindi ci scrive un trattato e parla di questi canali. Ma nel suo trattato però dice che questi trattati e questi canali probabilmente sono delle conformazioni naturali, insomma, diciamo assolutamente corretto. Successivamente però dei suoi colleghi astronomi, in particolare un americano che si chiamava, comunque siamo alla fine dell'Ottocento, 1877, questo collega astronomo americano, un certo Percival Lowell, diciamo, comincia a portare avanti la sua convinzione che ci fosse una civiltà marziana su Marte, una civiltà molto più avanzata della nostra, e traduce, lui e gli altri, alcuni altri, traducono la parola canale con canals, ok? Ma canals in inglese significa canali artificiali. Da lì, insomma, fa un sacco di conferenze, scrive libri sulla civiltà marziana, eccetera, eccetera. Nascono tutta la filmografia, i vari libri su Marte, eccetera, eccetera. Quindi si accende l'attenzione sugli alieni, sui marziani. Arriviamo al 1965, finalmente, appunto, mandiamo le sonde, le prime foto su Marte, e dalle prime foto su Marte, tutti attenti a vedere queste linee dritte, e in realtà le linee dritte non c'erano, si vedono deserti, si vedono crateri, si vedono montagne, di linee dritte non c'è neanche l'ombra. Quindi praticamente quindi il grande Schiaparelli aveva preso un abbaglio, probabilmente si è trattato di un'illusione ottica. Il suo telescopio non era un telescopio probabilmente molto avanzato rispetto a quelli che sono poi seguiti successivamente. Adesso abbiamo altri mezzi, quindi abbiamo capito che appunto non ci sono i marziani, però il tutto ha acceso il desiderio anche di conoscere la vita su Marte, se c'è vita su Marte, anche ultimamente se ne sta parlando, e prima o poi ci arriveremo, faremo tappa sulla Luna e poi ad un certo punto andremo su Marte. Tutto questo per dirvi che magari andando a Milano uno può anche organizzare con i propri bambini una visita all'Osservatorio Astronomico di Brera, che è qualcosa di veramente particolare, visite guidate, visite fatte dagli astronomi dell'INAF, insomma, ecco, diciamo magari qualcosa a cui non si pensa. E poi i bambini sono matti per i marziani. Oltre a questo, le nostre storie abbiamo trovato pirati in Liguria, abbiamo trovato streghe, abbiamo trovato di tutto, insomma, diciamo poi lo sappiamo, l'Italia è veramente ricca. Questi podcast sono molto utili in tutti i sensi, ma lo potete immaginare, per quello che vi ho detto. Noi abbiamo proseguito poi facendo altri podcast per la Lombardia, sui siti UNESCO della Lombardia, che verranno tra l'altro lanciati proprio oggi, e abbiamo proseguito anche facendo una caccia sempre per bambini grandicelli, una guida sul Trentino, organizzandola però come una caccia al tesoro, quindi anche lì usando il gioco, la gamification. Quindi se vai lì scopri quello, si vincono delle cose e così via. Insomma, diciamo che è stata una bella scoperta e speriamo di proseguire. Quello che noi appunto ci poniamo come la pimpa è quello di creare questo nostro incontro. Parla di inclusione, ispirazione e connessione, quindi penso che anche questa esperienza cioè noi il nostro obiettivo è di creare un legame, una connessione con il luogo in cui si va, un ricordo di viaggio condiviso con la famiglia, dare anche sostegno ai genitori, che è questo uno degli obiettivi che Focus Junior si è sempre dato, cioè dare supporto ai genitori e alle famiglie di oggi e appunto diciamo creare quindi un'esperienza condivisa. Per il futuro so che su questo fronte vado molto d'accordo con il nostro moderatore, cercheremo sempre di più di esplorare le nuove tecnologie, perché secondo me riusciremo a fare cose grazie a buoni contenuti. Da noi si dice che content is king, il contenuto è re, ma poi applicando questo contenuto serio, autorevole e divertente alle nuove tecnologie riusciremo a fare
di tutto, noi, la Pimpa, tutti, cioè dalla realtà virtuale a podcast magari interattivi, magari riusciremo a parlare direttamente con Romolo sulla Fondazione di Roma. Ecco, immaginiamoci qualunque cosa. La tecnologia probabilmente ci darà sempre via via strumenti nuovi per rendere il viaggio piacevole per tutti. Ecco, e ho finito qui. Grazie. Grazie. Grazie.